Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quella che vedete non è una tempesta di neve vera, ma è un effetto neve perfetto per il vostro presepe. Vi faremo vedere in questo video come ottenerlo. Vi presentiamo adesso i due generatori di neve che trovate su AliArt, Quopio 08 e Quopio 09. Sono adatti per creare l'effetto nevicata su presepi di medie e grandi dimensioni. Entrambi funzionano in questo modo, hanno un serbatoio che va riempito con il liquido per la neve artificiale e il liquido deve raggiungere almeno il livello minimo. Si tratta di un liquido biodegradabile e una soluzione a base d'acqua che produce la schiuma per l'effetto neve, che ha una schiuma leggera e che non bagna le superfici e che non lascia particolari tracce. Può lasciare qualche alone sulle superfici che viene via con una semplice passata di un panno umido. Non è comunque nocivo, non crea assolutamente nessun problema. Vi consigliamo di usare questo KL02, che è quello che arriva in dotazione con i generatori. Lo trovate anche su AliArt e questo vi permette di essere sicuri di non avere problemi di compatibilità. Questo è proprio il liquido che arriva anche in dotazione con il Quopio quando ordinate il generatore. Una volta riempito il serbatoio si può collegare la spina all'alimentazione della corrente continua. Si può attivare il generatore con il tasto di accensione. A questo punto si attiva un processo di compressione iniziale che prepara il generatore all'effetto neve. Una volta avviato il generatore si può anche tranquillamente lasciare collegata la spina alla corrente continua e il tasto di accensione su ON. Per far partire l'effetto nevicata vero e proprio bisogna collegare anche la seconda spina. Se viene collegata alla corrente continua ci sarà un funzionamento continuo, quindi la nevicata non si interromperà mai. Se invece viene collegata per esempio una centralina per presepe, l'effetto seguirà le fasi della centralina. Non è consigliabile accendere e spegnere più volte in poco tempo il generatore di neve perché il ciclo di compressione iniziale ricomincia tutte le volte che viene acceso e quindi questo porta praticamente ad avere una nevicata intensa e irregolare all'accensione successiva che può dare fastidio. Comunque questo non crea nessun problema al motore o al funzionamento del generatore, non si rovina. Si può scegliere di regolare l'intensità e la ventilazione della nevicata, cioè l'intensità controlla la quantità di schiuma prodotta dalla quantità di neve e va da un minimo a un massimo. La ventilazione invece è la potenza della ventola con cui viene spinta la schiuma per creare l'effetto neve. Quopio 08 rispetto a Quopio 09 ha anche una funzionalità speciale che si chiama Super e attivando questo tasto l'intensità della nevicata supera anche il livello massimo che si raggiunge girando la manopola. Un'altra differenza tra i due modelli è la gittata, perché Quopio 09 è più piccolo e un po' meno potente, più maneggevole però, e ha una gittata che va da 1 a 2 metri. Adesso la ventola è al minimo, questa è praticamente la gittata minima, e io aumentandola aumenterà anche la gittata. Quopio 08 invece è più potente e la gittata è maggiore, dagli 1 ai 4 metri. Questa è la ventilazione al minimo, quindi questa è la gittata minima di Quopio. E adesso aumentandola invece vedrete che aumenta anche la distanza a cui viene gettata la neve. Adesso ho attivato la funzione Super e vedete che la nevicata è ancora più corposa.
A livello di autonomia c'è un po' di differenza perché Quapio 08 ha un serbatoio più capiente che tiene fino a 2 litri, mentre Quapio 09 fino a 0,8 litri. Non è comunque consigliato lasciare il generatore in funzione continua perché la neve quando si deposita non ha il tempo di asciugare e quindi possono crearsi degli accumuli. Questo non crea comunque nessun problema al meccanismo e al funzionamento, anche in questo caso. Adesso avete tutti gli elementi e le informazioni per poter usare il generatore di neve anche voi per il vostro presepe a casa o per il presepe da esposizione che state costruendo. Vi ricordiamo che tutti gli articoli che avete visto in questo video li trovate su oliart.it, lasciamo il link nella descrizione. Ricordatevi di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al nostro canale, seguirci sui nostri social Instagram e Facebook, visitate il nostro blog, il nostro sito e noi ci vediamo nel prossimo video di Oliart. Ciao!